Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera farò la ricetta del vero ragù alla bolognese. È una delle prime volte che fai una ricetta originale. Originale, mi sto cimentando. Senza stravolgerla. Senza stravolgerla, esattamente. Perché questa era una ricetta che faceva mia nonna, però da parte di mio padre, non quella che mi ha insegnato tutto. E quindi volevo comunque scusate, fare una ricetta che ricordasse anche lei. Allora scusate, mi sono girata, giuro. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di circa 300 grammi di polpa di manzo. Noi facciamo tutto doppio, ma io vi dico le dose giuste, ok? Quindi questi sono 6 etti, ecco, 300 grammi di polpa di manzo, 150 di pancetta di maiale e maiale misto, quindi pancetta e maiale insieme. Potete, se non trovate la pancetta di maiale da poter macinare o non avete modo, potete eventualmente utilizzare anche l'interno delle salsicce, diciamo il macinato di salsiccia. Beh, certo, ecco. ci si avvicina molto. Ci si avvicina molto, però proprio non è la stessa cosa, ok? Poi abbiamo bisogno di carote. Diciamo una carota è più che sufficiente e ripeto, io devo sempre utilizzarne il doppio, quindi tutto quello che vedete io l'ho raddoppiato. Poi abbiamo bisogno di una costa di sedano, e qui si parla di coste lunghe, io l'ho fatta a pezzi e quindi eccole qui, di una mezza cipolla, e come vedete ce n'è una intera. Poi abbiamo bisogno di 300 grammi di passata di pomodoro. Io ho una salsa pronta, buonissima, non è pronta, cioè una passata di pomodoro, pomodoro ciliegino che è più dolciastra, che quindi andrà poi a sistemare un pochino il tutto. Poi abbiamo bisogno di, non è qui perché è in frigo, mezzo bicchiere di vino rosso, quindi ne metterò uno. Poi abbiamo un bicchiere di latte intero, mi raccomando. Servirà un pochino di brodo vegetale, che potete farlo con cipolla, carota e sedano volendo, oppure non so, se non avete la possibilità prendete quello già pronto, vi consiglio di no, però comunque fate voi. Sale, pepe e facoltativo mezzo bicchiere di panna liquida da montare. Non ho detto l'olio d'oliva perché c'è chi usa anche il burro, quindi l'olio d'oliva ovviamente è a discrezione, dipende quanto ne volete mettere. Come prima cosa andiamo a tritare le nostre verdure perché ci servono per fare il soffritto, quindi ci rivediamo qui a verdure tritate. Ci vediamo tra poco. Noi utilizziamo questo tipo di olio. Sì, assolutamente. Che per noi è il migliore. Andate sul sito gruppocaro.com, iscrivetevi alla newsletter e io vi metto tutto quanto nell'info box. Semplice, semplice, veloce, veloce. A tra poco. A fra poco. Allora, abbiamo tritato le verdure e adesso le andremo a mettere nella nostra Magic Cooker per due motivi. Il primo, si cuocerà e manterrà tutto il sapore degli alimenti. Il secondo, mi dimezzerà i tempi di cottura. Per fare il ragù ci vogliono dalle 3 alle 4 ore e non è che tutti hanno tempi così importanti di cottura da poter utilizzare. E allora con questo potete tranquillamente dimezzare i tempi, ma non voglio fare troppa pubblicità perché ci accusate di questo. E allora che cosa facciamo? Vi faccio vedere che adesso faccio soffriggere le verdurine e man mano poi inserirò tutti gli ingredienti. Ma noi siamo andati a vedere proprio la ricetta originale, Certo. quella depositata alla Camera di Commercio di Bologna. Sì, sì. Nel 1982. Sono quasi 40 anni che è depositata. Sono quasi sì, sono quasi 40 anni. Quindi tutte le altre sono, per carità, buonissimi ragù. Sì, anche il ragù che faccio io di solito Esatto. non è fatto in questo modo. Però diciamo non può definirsi originale. Non è originale assolutamente. È un buon ragù. È un buon ragù. A tra poco. A fra poco. Allora, abbiamo messo le due carni
abbiamo fatto, come vedete, imbiondire il soffritto e quindi a questo punto mescoliamo il tutto. Ecco qua. Adesso mandiamo avanti il tutto fino a che non sfregola, dopodiché possiamo mettere il vino e farlo evaporare. A tra poco. Allora, questa è la carne come deve diventare, eccola qui, deve sfrigolare. C'è già un odorino soddisfacente. Mettiamo il vino, le dosi ve le ho dette prima, io sto facendo tutto doppio, Noi le dosi le mettiamo anche nell'info box, ecco che è meglio. così non avete nessun tipo di problema. Anche Irene è d'accordo, mia nipote, è piccolina e sta facendo la sfoglia con me sul tavolo. Ok, facciamo evaporare il vino e ci rivediamo qua tra qualche minuto. Allora, eccoci qua, il vino è evaporato e adesso mettiamo la passata. Volendo potete mettere i pelati, però di solito nella ricetta originale andrebbe il concentrato di pomodoro, ok? Però c'è anche questa possibilità di fare questa variante. Quindi abbassiamo il fuoco, aggiungiamo un po' di brodo vegetale che io adesso andrò a prendere e poi copriamo e lasciamo così per un paio d'ore, quindi facendo sobbollire piano piano e, se all'occorrenza, aggiungere altro brodo vegetale. A tra un paio d'ore con noi, con Magic Cooker, tra un'ora. Eccoci qui. È passata un'ora. A questo punto io aggiungo dell'altro brodo vegetale, poco, eccolo qui. Come vedete è diminuito il volume del ragù, ma non perché si è asciugato, ma perché è passata mia figlia e se ne è preso un po', quindi poi continuerà la cottura lei a casa sua. Allora, dicevo, mescoliamo di nuovo in questo modo, copriamo e lasciamo ancora per una mezz'ora, voi per un'ora. Quindi in totale poi dopo diventeranno 3 ore, va bene? Le 2 ore per voi, per noi un'ora, perché questa, come ho già detto, è di mezzi tempi di cottura questa pentola. E adesso un'altra mezz'ora, ma per voi un'ora, quindi sono 3 ore, va bene? Ok, ci vediamo tra una mezz'ora per l'aggiunta del latte. Guardate che spettacolo! Sì. Adesso metto il latte, perché il latte comunque va a smorzare l'acido sia del vino che del pomodoro, e comunque perché la ricetta lo esige. Questa è da scarpetta subito, Sì. Che pasta farai? Faccio le fettuccine, fatte ovviamente a mano da me. Io vi metto la ricetta delle fettuccine. Ma anche... che fai? Mi fai le domande a trabocchetto? Certo. L'ho appena tagliate, vabbè. Per dirlo anche a loro. Ecco. Che comunque nell'info box vi metto anche la ricetta delle fettuccine fatte in casa. Perché secondo te dopo non lo vedevano che te le mangiavi con questo ragù? No, ecco. Va bene, detto questo lo lasciamo ancora su qualche minuto e il ragù è pronto. La ricetta richiede per le paste secche, io ricopro intanto, richiede per le paste secche anche la panna, sconsigliata per le tagliatelle, va bene? Quindi ci vediamo per l'assaggio. a piatto impiattato. Guardate che meraviglia, ragazzi, il vero ragù alla bolognese, con le vere fettuccine fatte in casa. sì. Adesso non rimane che la parte più delicata, certo, la parte più difficile, certo, la parte più importante, perché tutto il resto che ho fatto io ovviamente quello è dopo, è secondario. No, va bene, sì. Guardate, è talmente spessa, perché non si fanno così quelle originali, per carità, ma noi le mangiamo in questo modo che non riesco neanche a torcigliarle con la forchetta. Sì, ok. È strepitoso. Ok. Quando Ragazzi, gli occhi al cielo vuol dire che è buono. Prima o poi mi farò vedere mentre mangio. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!